Ciao ragazzi, questa è la prima volta che ovviamente mi vedrete in faccia, so che vi aspettavate qualcosa di diverso, ma ahimè questo vi tocca. Vi ringrazio innanzitutto per le idee sempre nuove che mi date e gli spunti per creare nuovi video. Oggi vi voglio mostrare come andare a sostituire le lampadine. Semplice, molto facile, trattandosi anche di lampadine, quantomeno sulla Yaris, a portata di mano, è un'operazione che impiega più o meno quei 2-3 minuti massimo. Quindi andiamo fuori e vediamo come fare. Allora, qua vedete abbiamo la nostra lampadina, quindi con l'attacco io cercherò in questa maniera di sganciare la clip che la tiene, cercando di non coprire. Ovviamente ci sarà un pernino di plastica, adesso facendo freddo e essendo inverno il problema sarà che la plastica sarà leggermente dura, però si preme in questa maniera e si spinge verso il basso. In questa maniera abbiamo sganciato la nostra clip. Ora prendiamo il supporto della lampadina e lo ruotiamo in senso antiorario, ok, e sfiliamo verso l'esterno e voilà. Quindi abbiamo eliminato la lampadina bruciata. Io in questo caso vi mostro l'inserimento di una lampadina a LED, come potete vedere, con dissipatore in alluminio e ventola. Non farò nomi, però se scrivete nei commenti vi posso suggerire dove reperirle. Ora si incastra in qualche maniera col supporto, ok, e andremo a far combaciare queste linguettine. Premiamo e giriamo così. Abbiamo agganciato la lampadina. L'unica cosa da fare è riprendere il tutto e agganciarlo qua. Voilà, abbiamo sostituito una lampadina. Idem qui, come potete vedere la stessa cosa. Io l'ho fatto di lato semplicemente per una questione di manovra con le mani. Qua avrei coperto probabilmente con la mano l'operazione dalla telecamera, mentre di là mi è stato reso più semplice per l'ingombro. In questo caso abbiamo la scatola fusibili che non ci permette appunto di gestirla proprio comodamente, però è un'operazione che riusciamo a fare almeno in 40 secondi, un minuto, quindi totale 2-3 minuti abbiamo sostituito esattamente tutte le lampade frontali. Ecco qua il risultato dell'operazione. Come potete vedere, un faro ben illuminato. Tra l'altro queste lampadine illuminano molto bene, sono a LED e hanno una potenza di 35 watt comune come tutte le altre, sono molto potenti e riescono a coprire anche le fasce laterali. Intanto che ci sono, vi mostrerò anche come sostituire le luci della plafoniera, in maniera tale, se vogliate decidere di cambiarle con delle luci LED, è un'operazione semplicissima. Basta sganciare la plafoniera, ora ve lo mostrerò, e ovviamente andare a sostituire quelle che sono le lampade al suo interno. Allora, operazione da fare è questa: prendere, ovviamente, o aiutandosi con un cacciavitino a punta a taglio o con delle unghie, se li infila e si tira verso di sé e si tende a sganciare tutto il giro plafoniera. Ok, ecco qua. Io in questo caso ho già montato delle luci LED. Mi raccomando, questa operazione di sostituzione cercate sempre di farla a macchina spenta, altrimenti salterà il fusibile contenuto nella scatola fusibile che vi ho mostrato prima all'interno del cofano, nel lato destro, e mi è già capitato, per questo ve lo dico. Tutta l'intera strumentazione smetterà di funzionare e di essere illuminata. Voi accenderete la macchina e non vi troverete praticamente nulla di funzionante. La macchina sì, in realtà è accesa, la potete muovere, ma lo schermo rimarrà totalmente black. Tutto l'intero cruscotto non funzionerà, non si illuminerà, non vi farà visualizzare nulla. Quindi se volete vi mostro anche il fusibile nel caso che potrebbe saltare, e che in realtà io ho già provveduto a sostituire con uno
differente dai classici Toyota, in maniera tale da riconoscerlo subito al primo colpo, dovesse succedere nuovamente durante questa operazione. Tornando alle lampadine, dicevo, sono delle lampadine a LED. Questo è il risultato. Ora ovviamente le vedrete così, ma con la copertura sarà tutta un'illuminazione azzurrata, quindi simil posizioni, simil anabaglianti, eccetera eccetera, tutto un corredo diciamo uguale. Ecco qua la scatola fusibili, e come potete vedere questo è il fusibile che sono andato a sostituire proprio perché mi si era bruciato durante la sostituzione delle lampade della plafoniera. Tenete conto che tra i vari fusibili è il secondo della seconda fila in alto, quindi qualora dovesse capitare qualcosa di questo tipo non impanicatevi, ma andate subito a controllare la scatola fusibile e sostituite questo. Se anche questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, per altre curiosità sono sempre qua.